Rieccoci quest'oggi con un nuovo video e ovviamente con i Casanova Tarot e dunque ci faremo guidare da queste immagini tratte direttamente, tra l'altro anche molto fedeli, appunto dalla Repubblica, la bellissima, serenissima di Venezia e dalle avventure del birbantello Casanova. Dunque, appunto, che cosa chiederemo quest'oggi a questo video a variante unica? Ebbene sì, questo sarà appunto un video a variante unica. Chi mi segue ovviamente da tempo sul canale sa che io tendo sempre ad alternare video a variante unica, come in questo caso, a video a doppia variante, come appunto fatto nei giorni scorsi. Questo ovviamente come sempre per permettere a tutti voi di scegliere ovviamente il video che preferiate. Dunque, appunto, ripeto, cosa chiederemo quest'oggi ai Casanova Tarot e a questa unica variante? Vive ancora momenti di tenerezza e passione con la moglie? Oppure tra loro non c'è davvero più niente e non ci sarà davvero più niente, più nulla? Quindi cerchiamo di capire se obiettivamente la persona che state frequentando in gran segreto, persona impegnata, vi abbia o meno magari raccontato la verità o qualche bugia di troppo. Spesso tendono infatti a ribadire un concetto che a volte risulta assolutamente veritiero, altre volte assolutamente no, menzognero. Ossia appunto il fatto che tra loro e la moglie, la fidanzata, la compagna ufficiale non ci sia più niente. Ecco, cerchiamo di capire se effettivamente da un punto di vista proprio fisico, in questo caso ovviamente utilizzando i Casanova Tarot appunto, se veramente non c'è più nulla tra di loro, non c'è più attrazione. Vediamo un po'. Iniziamo dunque a mescolare il mazzo dei Casanova Tarot e appunto cerchiamo di capire se appunto la persona che frequentate in gran segreto effettivamente non abbia più rapporti, comunque diciamo ecco non viva più momenti di tenerezza e passione con la compagna ufficiale. Cerchiamo di capire se effettivamente anche in futuro tra loro non accadrà nulla da un punto di vista, ripeto, erotico e fisico. Vediamo un po'. Perfetto, dunque come potete vedere qui abbiamo un metodo che io uso molto spesso sul canale, un metodo a mio avviso veramente efficace per analizzare in particolar modo appunto il presente, quindi ovviamente anche il futuro, il metodo appunto a 8 carte. In prima posizione, prima carta, cerchiamo un po' di capire il presente tra appunto l'uomo che frequentate in gran segreto e la compagna ufficiale, la moglie. Cerchiamo di capire dunque se tra loro c'è qualcosa da un punto di vista fisico. Seconda carta, cerchiamo di capire cosa ancora li leghi da un punto di vista ovviamente fisico piuttosto che emotivo. Terza carta, nel cuore della stesa, cos'ha nel cuore questa persona? Cosa vorrebbe fare? Quarta carta, cerchiamo di capire invece i contro, cioè cosa non va più tra di loro da un punto di vista fisico. Quinta carta, cerchiamo di capire eventuali influenze esterne, quindi per esempio
in caso lei possa avere qualcun altro o lui nel rapporto con voi, quanto pesi la vostra presenza nel rapporto tra lui e lei. Le ultime 3 carte sono fondamentali perché inerenti in particolar modo il futuro, ossia la terz'ultima carta è inerente al karma, cioè il percorso karmico tra queste 2 persone, cioè che cosa accadrà a prescindere dalla loro volontà e da qualsiasi azione mettano in atto queste persone, ecco che cosa accadrà a loro in quanto coppia, ovviamente tenendo in conto l'aspetto chiaramente fisico. Penultima carta, cerchiamo di capire effettivamente cosa viene consigliato a voi dagli arcani, quindi cerchiamo di capire effettivamente che cosa voi dovreste fare per avere voi un risultato. Ultima carta, ultima posizione, il futuro da un punto di vista appunto soprattutto erotico e ovviamente fisico tra l'uomo che frequentate e la moglie. Iniziamo dunque ragazzi con la prima posizione, cioè il presente tra ovviamente quest'uomo e la compagna ufficiale. Allora iniziamo già molto male per loro due ovviamente, ragazzi, qui abbiamo il 3 di coppe. Allora, 3 di coppe ragazzi è la carta della triangolazione, si tradiscono tranquillamente da tantissimo tempo. Cioè lui a voi, va bene, d'accordo, lo sappiamo, ma anche lei. Cioè il 3 di coppe rappresenta una coppia un po' libertina, cioè si sono sempre traditi molto a vicenda, ma anche abbastanza allegramente, perché il 3 di coppe parla comunque del riuscire in maniera, direi, piuttosto agile, diciamo, a mantenere il piede in 2 scarpe, questo sia lei che ovviamente lui. Una coppia quindi che non è mai stata fedele, ma l'un l'altro cioè lui va bene, d'accordo, ha una storia, una frequentazione con voi, ma anche lei, quindi anche lei molto tranquillamente ha il suo bel da fare presso altri lidi, d'accordo? Ecco, questa situazione, questo che mi fa specie, diciamo, non ha mai particolarmente turbato questa coppia. Ripeto, un 3 di coppe non è un 3 di spade. Cioè loro non vivono male la triangolazione, magari vivono male il loro rapporto, però obiettivamente diciamo che il tradirsi da tempo, da anni, non è fonte per loro di particolare senso di colpa. Cioè, queste persone non hanno tanti rimorsi, ritengono di non doversi rimproverare particolarmente qualcosa nel momento in cui tradiscono il compagno. Ora, evidentemente uno dei due ha iniziato, diciamo, a tradire l'altro e ora dunque l'altro si sente assolutamente in dovere di ricambiare il favore. Cioè, evidentemente tra di loro c'è sempre stata una grande mancanza di rispetto e come tipico del 3 di coppe entrambi hanno sempre guardato ad un elemento in più, il terzo elemento appunto, che si inserisce all'interno della coppia, d'accordo? Quindi entrambi hanno sempre un po' guardato, si sono sempre un po' guardati attorno. Evidentemente o queste 2 persone si sono legate per motivazioni altre, però magari esteticamente non si sono mai piaciute, d'accordo? Quindi magari hanno altri ideali di, diciamo, bellezza e prestanza fisica e dunque anche di eccitazione a pagamento, oppure, ripeto, evidentemente è una coppia pervasa costantemente proprio dal desiderio di tradirsi e magari anche di rivendicare, diciamo, per sé delle libertà che l'altro magari in passato si è tranquillamente preso, d'accordo? Cioè, evidentemente questa è una coppia che comunque, ripeto, non si fa molti scrupoli, Cioè, il 3 di coppe identifica, diciamo, effettivamente una coppia particolarmente spregiudicata e libertina, d'accordo? Quindi evidentemente è anche, diciamo, piuttosto semplice per loro tradirsi, cioè diciamo che posseggono
in maniera egregia le arti del mestiere. Cioè, queste due persone ci sanno fare, d'accordo? Cioè, sanno come mantenere, per esempio, il silenzio rispetto all'altro, come un po' imbrogliare l'altro, come vivere le situazioni di sotterfugio. Ripeto, queste sono proprio due persone che in realtà si sono sempre tradite. Quindi hanno sempre avuto il desiderio in riferimento a una terza persona, lei rispetto a un altro uomo, un altro ragazzo, comunque un'altra persona, lui rispetto per esempio a voi o anche a qualche altra persona del passato. Cioè non è detto che lui non abbia già tradito lei anche prima di conoscere voi, anzi direi che con questo tre di coppe questa persona potrebbe aver avuto già un'altra liaison nascosta con qualche altra persona, d'accordo? Quindi effettivamente è una coppia molto particolare, ok? Dove il rispetto non fa assolutamente da padrone, ma soprattutto l'attrazione reciproca, d'accordo? Cioè guardano sempre ad altro. Tra di loro obiettivamente, evidentemente non c'è attrazione, non c'è appagamento, non si piacciono semplicemente, quindi cercano sempre qualcos'altro e in qualcun altro il reale appagamento, fondamentalmente. Quindi diciamo che siamo partiti con una coppia un po' particolare, ecco, come identificazione. Allora, vediamo cosa li tiene ancora legati. Allora, ragazzi, qui abbiamo il fante di coppe. Allora, in caso queste due persone abbiano un figlio o una figlia, perché comunque generalmente i fanti non identificano in maniera esatta e precisa un genere, cioè in caso abbiano un figlio, una figlia o anche più di uno, quello che effettivamente fa da unico collante sono i figli, d'accordo? Quindi comunque l'amore, l'affetto, perché stiamo parlando di un fante di coppe, d'accordo? Sono molto legati ai figli. Quindi l'elemento ovviamente che li tiene ancora insieme, cioè a dormire praticamente sotto lo stesso tetto, è obiettivamente la presenza dei figli. Altrimenti lui avrebbe voi e lei se ne andrebbe con quest'altra persona che ha, perché lei ce l'ha sicuramente un'altra persona. In caso non abbiano figli, o magari anche in caso abbiano comunque dei figli, ciò che li lega ulteriormente o principalmente, appunto in caso non abbiano figli, è il significato tipico del fante di coppe, cioè un, diciamo, atteggiamento immaturo e infantile. Mi spiego. Queste due persone, sia lui che lei, o magari in particolar modo o lui o lei, quindi in particolar modo uno dei due, fanno fatica a vivere contando unicamente sulle proprie forze. Quindi si comportano in modo un po' infantile, appunto come un bambino, come una bambina, e hanno sempre bisogno dell'appoggio di un'altra persona per in qualche modo, diciamo, andare avanti nella vita. Cioè sono persone che non sanno camminare sulle proprie gambe, ma che hanno sempre bisogno, diciamo, un po' di una sorta di bastone, d'accordo? Che trovano in un compagno. Cioè queste sono le classiche persone, oppure o lui, appunto lei, che non riescono a vivere da soli, cioè non riuscirebbero mai a star single, cioè chiusa una storia, hanno sempre bisogno di avere qualcun altro a fianco, quindi sicuramente chiusa questa storia avrebbero comunque bisogno di avere già un partner lì pronto, d'accordo? Perché sono persone, diciamo, poco mature o comunque anche poco sagge da un punto di vista, diciamo, emotivo, d'accordo? Cioè magari da un punto di vista professionale possono essere persone riuscitissime di gran successo, il problema è da un punto di vista emotivo sono persone estremamente fragili, d'accordo? Quindi persone un po' infantili che hanno magari avuto un passato sicuramente genitoriale particolare, quindi con un imprinting particolare che li ha resi sempre bisognosi della vicinanza di qualcun altro, d'accordo? Questo o lui, ripeto, o lei, oppure entrambi, d'accordo? Quindi non riescono a star da soli. Ce ne sono di persone così, che continuano a cambiare compagno, magari ne alternano tanti, proprio perché non riescono mai a trascorrere anche lunghi periodi da single, d'accordo? Ecco, queste due persone, o uno dei due, ripeto,
ha una caratteristica, diciamo, per quanto riguarda un'evoluzione emotiva di questo tipo. D'accordo? Quindi sono persone, anzi direi che non hanno mai raggiunto, o uno dei due non ha mai raggiunto la maturità affettiva, d'accordo? Quindi hanno una fragilità, ahimè, purtroppo importante, d'accordo? Anche in caso abbiano dei figli, quindi d'accordo, potrebbero essere i figli un collante importante, ma anche questo discorso, quindi sono persone che da sole non riescono a stare e quindi hanno sempre bisogno di avere un ricambio, anche in caso vogliano appunto in qualche modo sostituire il partner con un altro, cioè fanno proprio fatica, o lui o lei fa proprio fatica a in qualche modo vivere anche, ripeto, brevi periodi da single, figuriamoci lunghi periodi, d'accordo? Quindi uno dei due in particolar modo è molto fragile. Ora, o lui o lei, ma potrebbe essere una condizione tipica anche di entrambi, in questo caso sicuramente. Vediamo ora, ragazzi, invece nel cuore della stesa, appunto, lui che cosa vorrebbe fare. Il re di coppe, certo, lui vorrebbe ovviamente seguire i suoi sentimenti, però evidentemente quest'uomo prova per voi delle emozioni, dei sentimenti importanti, mi viene come re di coppe. Questa è una persona che vorrebbe lasciare libero spazio a quello che prova, d'accordo? Ed essere anche onesto, trasparente e sincero, perché il re di coppe ha questa caratteristica, cioè dell'essere comunque un uomo onesto, un uomo che non ha paura, diciamo, di esprimere liberamente i propri sentimenti e che corre incontro al suo amore. Quindi è chiaro che questa è una persona che comunque evidentemente vive il rapporto con la compagna ufficiale come una sorta di gabbia al cuore, cioè come un rapporto che gli impedisce di arrivare al suo vero amore, alla persona che lui ama e per la quale prova dei reali sentimenti ed emozioni, perché questo è un re di coppe, quindi questa è una persona che comunque si è già fermata, ragazzi, a pensare e a riflettere su quello che possa provare per voi rispetto a quello che provi per la compagna ufficiale, perché è un re, quindi comunque una base di maturità questa persona ce l'ha, quindi a questo punto, in riferimento alla carta precedente, quindi fante di coppe, la persona immatura non è lui, è lei, perché lui mi viene come re di coppe, che è un uomo saggio, un uomo maturo, un uomo capace di guardarsi dentro e di analizzare la situazione in maniera molto, diciamo, trasparente, molto diretta, cioè questa non è una persona che racconta menzogne a se stessa, quindi il problema qui è lei l'immatura in questo caso, perché lui mi viene come re di coppe, quindi evidentemente è lei che ha questa grande fragilità, quello che vi ho detto ovviamente nella posizione precedente del fante di coppe, dunque è inerente a lei, cioè è lei il fante di coppe, oltre che eventualmente anche alla presenza di figli, d'accordo? È chiaro che dunque lui è una persona molto matura a questo punto, più che altro è una persona che, diciamo, non si inganna, è una persona che riesce a riconoscere facilmente i suoi reali sentimenti, non se ne vergogna, vorrebbe rincorrerli, quindi vorrebbe questa persona potersi sentire libera di vivere ciò che ha dentro, d'accordo? E ovviamente anche il rapporto con la persona che gli fa pulsare il cuore, d'accordo? Però è chiaro che in questo momento questa persona si sente bloccata, vedete, ferma proprio in una situazione che lui sta iniziando a mal tollerare, perché evidentemente questa è una persona che, d'accordo, ha tradito lei e magari anche già tradito lei altre volte prima di conoscere voi, ve l'ho già detto con quel 3 di coppe, però obiettivamente, evidentemente con voi questa persona sta provando delle emozioni differenti, perché mi viene come re di coppe, qui non c'è la carta del diavolo, quindi questa non è una persona che vuol continuare a vita a tenere il piede in due scarpe, cioè evidentemente questa è una persona che è anche un po' stanca di vivere le situazioni evidentemente di nascosto e di conseguenza è una persona che ci ha riflettuto molto e ci sta riflettendo molto. Quindi se avesse la classica bacchetta magica, questa persona cosa farebbe? Sicuramente si trasferirebbe magicamente da voi e ovviamente eviterebbe di portare avanti il rapporto con la compagna ufficiale. Questo è poco ma sicuro. Quindi non disgiungendo, diciamo, l'erotismo e la sessualità rispetto appunto all'emozione. Vediamo ora, ragazzi, cosa c'è che tra queste due persone effettivamente non va, quindi i contro
della loro storia. Allora, il 9 di spade. Allora, il 9 di spade in accezione ulteriormente negativa. Già è una carta, voglio dire, abbastanza pesante. In accezione negativa, la sua negatività tende sicuramente ad accentuarsi. Allora, ragazzi, il 9 di spade è una carta che parla di chiusura, è una carta che parla di qualcosa che non esiste più. Credo che queste persone si siano anche già lasciate o comunque allontanate in passato, perché il 9 di spade parla comunque di ripetuti tentativi di allontanarsi da una situazione veramente da incubo. Il 9 di spade indica anche appunto gli incubi notturni, quindi è una situazione pesantissima di, diciamo, eterna infelicità e uno stato di inappagamento cronico. Quindi tra queste due persone non c'è mai stato, e questo ci conferma il 3 di coppe, non c'è mai stato nulla di particolarmente eclatante, d'accordo? Cioè questa non è una coppia, come accade a tante, che vive i primi momenti di storia e relazione in maniera molto felice per poi allontanarsi, perché l'amore ovviamente può finire. Ecco, in questo caso no, qui non è neanche mai iniziato l'amore, cioè tra queste due persone non c'è mai stato un, diciamo, particolare sentimento che abbia mai legato queste due persone. Tra l'altro, anche da un punto di vista erotico, uno dei due in particolare, vedete proprio come si nota anche dalla carta, si è sempre mostrato particolarmente freddo e ritroso, generalmente la figura femminile. Quindi obiettivamente lei non ha mai offerto particolari spunti a lui, diciamo, ecco, come eccitazione, no? Comunque fantasia, immaginazione, cioè allora o lei proprio non gli piace, cioè a livello estetico proprio quest'uomo effettivamente evidentemente ama altro, d'accordo? Ha un altro ideale che evidentemente siete voi. Oppure comunque anche proprio da un punto di vista di modalità pratiche, diciamo, nel condurre il rapporto, ecco, queste due persone evidentemente non si trovano, cioè non c'è proprio feeling fisico tra queste due persone, ma in realtà non c'è mai stato, ragazzi, un feeling fisico tra queste due persone. Vi ripeto, il 9 di spade è una carta che parla della cronicizzazione di un dolore e quindi anche di un'insoddisfazione e di un inappagamento, d'accordo? Quindi questa è una persona che evidentemente già molte volte lui in particolare ha pensato di lasciare lei, perché è una carta che parla di pensieri ridondanti, anche a volte ossessivi, circa una separazione e il rompere il legame con lei, rottura che però crea preoccupazione e ansia, come è tipico del 9 di spade, che ha proprio come significati principali la preoccupazione e l'ansia, in riferimento a situazioni che potrebbero risultare dolorose, soprattutto in caso quel fante di coppe si riferisca a figli, oppure anche in caso quel fante di coppe si riferisca ad una donna molto fragile, per cui lui evidentemente teme una sua reazione magari in consulta in caso ovviamente lui possa lasciarla, d'accordo? Quindi è una persona, lui, che altro che ingabbiato, cioè una persona che veramente sta proprio fisicamente male, perché il 9 di spade è una carta che parla anche di, diciamo, poca salute e comunque anche, diciamo, a volte di reazioni psicoemotive particolarmente negative alla situazione, ovviamente. Quindi anche una carenza di energie psicofisiche importanti e ovviamente sentite, che chiaramente lui percepisce stando nel rapporto con lei, rapporto che però fa fatica, ripeto, a chiudere nonostante i pensieri ridondanti in riferimento ad un'eventuale chiusura, perché in difficoltà circa o la presenza dei figli o in realtà un'immaturità proprio strutturale da parte di lei. Cioè, evidentemente lui pensa che lei possa star molto male in caso lui la lasci, anche se però poi qui a inizio stesa abbiamo un 3 di coppe, direi piuttosto significativo, per cui evidentemente comunque lei ha qualcun altro, però evidentemente lui fa proprio fatica
anche a superare eventualmente questa chiusura perché teme di far soffrire qualcuno. Ora, il 9 di spade parla di preoccupazioni inerenti non necessariamente a qualcosa di reale, possono essere preoccupazioni sue, d'accordo? Cioè, magari di fronte ad una separazione lei potrebbe sentirsi altrettanto libera, quindi non è detto che lei debba soffrire in questo modo, d'accordo? Quindi evidentemente è lui che ha una visione un po' pessimistica in riferimento a come le cose potrebbero evolvere, quindi è lui che evidentemente ha una visione un po' particolare del eventuale futuro, diciamo, di questa donna o comunque della sua vita, cioè ecco, questa persona sta male in questo rapporto comunque, ovvio ragazzi, qui non c'è più niente, 9 di spade, cioè non c'è niente, non ci sono neanche tentativi di contatto, tenerezza, qui non c'è niente, 9 di spade è un rapporto freddo, finito, non c'è attrazione, aperta e chiusa parentesi. Le carte di grado nono in ambito, diciamo, erotico parlano di solito, diciamo, ecco, di momenti di autoerotismo, quindi comunque questa persona cerca ovviamente soddisfacimento attraverso la propria fantasia, d'accordo? È un pratico fai da te, cioè questa è proprio una persona che obiettivamente non cerca neanche particolare contatto, ma anche perché con questo 9 di spade a mio avviso non riceverebbe comunque neanche un sì, quindi è proprio una coppia separata di fatto questa obiettivamente, non è una bella coppia, ma non lo è mai stata, ragazzi, con questo 9 di spade. Vediamo ora ragazzi in questa posizione appunto in quinta carta che cosa influenza molto il loro rapporto. Allora l'imperatrice voi, cioè in questo caso ovviamente la rivale, la nemica ovviamente lei, della coppia, d'accordo? Quindi ovviamente del soggetto della stesa o del cosoggetto della stesa, quindi di lei. Ora, è chiaro che sicuramente la vostra presenza nella vita di quest'uomo è molto vincolante. Da che punto di vista? Innanzitutto l'imperatrice è molto bella, quindi da un punto di vista estetico voi rispecchiate i canoni estetici di lui. D'accordo? Quindi sicuramente lui vi vede già a 10 spanne in su, ovviamente, rispetto alla compagna ufficiale da un punto di vista ovviamente estetico. Questo è il gusto di lui, È il suo giudizio, d'accordo? È chiaro che anche però l'imperatrice rispecchia non solo una bella bambolina, d'accordo? Ma è una donna molto intelligente, è una donna forte, è una donna determinata, è una donna coraggiosa, è un'imperatrice, d'accordo? Che sa comandare, quindi ovviamente gestire la propria vita, ma quindi anche quella degli altri e quindi anche la sua. Cioè, quest'uomo ovviamente non è solo molto eccitato dalla vostra bellezza fisica, d'accordo? Ma anche dal vostro temperamento, cioè ama la vostra vitalità, ama la vostra forza, ama la vostra autonomia, ama la vostra, diciamo, capacità di autogestirvi, ecco, a differenza della compagna ufficiale che invece gli appare sempre bisognosa ed è sempre bisognosa di aiuto. Cioè quest'uomo sa che voi siete assolutamente in grado di gestire la vostra vita in piena autonomia, che siete forte se non altro, che siete coraggiose, che vi battete per le cose in cui credete. Ecco, quest'uomo ama molto questo, Cioè ama le donne forti che sanno gestire la propria vita al di là del continuare a pretendere il bastone della vecchiaia, d'accordo? Cosa che invece la compagna fa. Lui la vede veramente come una donna molto debole ed effettivamente lo è molto probabilmente, d'accordo? Quindi invece vede in voi una forza che lei non ha mai avuto. Ed è questo che lo porta soprattutto verso di voi, al di là, ripeto, della bellezza ovvia dell'imperatrice, ma vede in voi anche
tante qualità interiori, ripeto, la forza e l'autodeterminazione. Vi vede concrete, vi vede appassionate, perché l'imperatrice, proprio come l'imperatore, parla di passione fisica, parla di feeling erotico, quindi con voi si sente molto, diciamo, appagato, anche perché evidentemente vi piacciono le stesse cose, o comunque sapete in qualche modo scendere a compromessi, magari anche in modo molto vivace, pepato, scherzoso, cioè anche i confronti ovviamente a questa persona piacciono con voi, anche il non essere semplicemente d'accordo su determinate situazioni e questioni a questa persona piace. D'accordo? Cioè a questa persona piace il fatto che voi abbiate una testa, oltre che un fisico e una bellezza che lo appaga terribilmente. D'accordo? Perché l'imperatrice affascina, eh? Quindi questa persona con voi si sente pienamente completa, eh? Eh sì, siete proprio una rivale spietata, nei confronti di lei. Quindi sicuramente voi avete un ruolo fondamentale, cioè ragazze, voi avete in qualche modo, volente o nolente ovviamente, contribuito a peggiorare il loro rapporto, Quindi sicuramente o comunque a in qualche modo portare questo Re di Coppe alla riflessione. Ora vediamo un po' il percorso karmico ovviamente tra queste due persone, 5 di coppe. Allora, questa è sicuramente, ragazzi, una coppia destinata alla chiusura. Allora, ragazzi, il 5 di coppe è una carta pesantina, che parla di perdita, di dolore, di delusione, quindi comunque è una carta che può anche a volte rappresentare un lutto, quindi comunque un momento di tristezza dove obiettivamente le emozioni si fanno un po' pesanti, cioè il 5 di coppe probabilmente è tra le carte di coppe, ecco, quella che ha i significati appunto peggiori, i più negativi. Carte di coppe sono generalmente molto positive, in questo caso il 5 di coppe è una carta piuttosto negativa, perché appunto è una carta che parla di chi ovviamente non vede più possibilità in qualche modo di farcela, quindi di portare avanti una situazione. Ecco, attenzione, rispetto al passato, dove avevamo questo 3 di coppe, quindi un tradirsi, anche il presente, un tradirsi, diciamo, particolarmente spregiudicato e privo di sensi di colpa, in realtà invece il futuro prevede il 5 di coppe, cioè sensi di colpa e rimorsi. Cioè, queste persone, in particolar modo lui però, inizierà a rimproverarsi qualcosa e a capire che obiettivamente le responsabilità della chiusura di questo rapporto vanno ovviamente distribuite tra entrambi, quindi chi ha colpa lui ma anche colpe lei. Quindi questa persona, cioè lui, che ovviamente ci viene indicata come Re di coppe, quindi una persona saggia, matura, che sa riflettere sui sentimenti, ecco, questa persona in futuro rifletterà ovviamente su ciò che è accaduto fra di loro e capirà che obiettivamente questa persona ha sbagliato. Ma ha sbagliato in cosa? Ha sbagliato in qualche modo a portare avanti ostinatamente qualcosa cercando qualcos'altro, perché il 5 di coppe, ragazzi, è la carta dell'amante, cioè come tutte le carte, come tutti i tarocchi, ha una definizione chiave. Ecco, la definizione del 5 di coppe, proprio come anche ad esempio il 5 di denari, è l'amante. Quindi il cercarsi un elemento in più per, diciamo, sfuggire alla noia del 4 di coppe, quindi del rapporto stabile, quindi del suo matrimonio. Ecco, lui capirà di aver sbagliato in questo. Cioè che probabilmente non avrebbe dovuto cercare un'altra, diciamo, donna da vivere al di fuori del matrimonio come una relazione extraconiugale, ma portando avanti il rapporto in essere, quindi vivendo in segretezza un rapporto altro con il, diciamo, quinto elemento, quindi con l'elemento in più che si inserisce, d'accordo, nel rapporto di coppia ormai alla deriva, ormai noioso, ormai non più soddisfacente. Questa persona ha capito e capirà
in particolar modo capirà, sta affrontando comunque questa persona un momento evolutivo e di riflessione importante, che obiettivamente ha sbagliato tutto nella vita, cioè che probabilmente avrebbe dovuto scegliere e decidere prima, quindi obiettivamente tirarsi sulle maniche e iniziare evidentemente a cambiare il proprio percorso, ponendosi degli obiettivi nuovi. La carta successiva al 5 di coppe è il 6 di coppe, che rappresenta le scelte, le decisioni, che guardano al passato, quindi che sistemano situazioni del passato da rivedere per iniziare ovviamente un nuovo futuro altrove. Ecco, questa persona andrà a capire finalmente che ha sbagliato tutto, che comunque avrebbe dovuto lui, evidentemente se lei non era in grado di farlo, di interrompere questa farsa, perché il loro rapporto è una farsa. Perché continuando a tradire e a vivere il vostro rapporto, quello con voi, in maniera, diciamo così, clandestina, ha rischiato di sporcare i sentimenti che legano lui a voi, perché il 5 di coppe parla di una sessualità e un erotismo alle stelle, con l'elemento in più che si inserisce nella coppia, quindi con voi, ma un rapporto lasciato volutamente ad un livello di superficialità, ecco, non proprio così, diciamo, preferibile, no? È accettabile. Quindi si renderà conto che lui ha lasciato il vostro rapporto ad uno stadio di incompletezza e di superficialità, di estrema leggerezza, senza chiaramente cercare invece di chiarire la situazione con la compagna ufficiale e chiuderla, quindi scegliere, decidere. Questa persona capirà che ha sbagliato nella vita e che ha rischiato anche magari di perdere voi. Per che cosa? Per stare con una persona che ovviamente non lo soddisfa più, che non gli piace più e che magari sta tradendo anche da chissà quanto tempo, donna dalla quale chiaramente lui è anche, ragazzi, ripeto, già stato tradito, non soltanto adesso, ma sicuramente anche in passato. Ripeto, abbiamo iniziato questa stesa con un brutto tradicoppa, quindi sicuramente queste persone si tradiscono da tempo. Quindi questa persona è stata anche pugnalata, se vogliamo, alle spalle da lei, perché anche lui è stato tradito, non ha solo tradito, quindi lui ha continuato a portare avanti una storia su quali basi? Quindi questa persona inizierà, ragazzi, a rendersi conto di aver sbagliato tanto nella vita, perché il 5 di coppe è una carta che parla di rammarico nei confronti di se stessi, è una carta che parla di rimorsi ma anche rimpianti, quindi questa persona teme di aver perso la felicità anche per se stesso, d'accordo, di aver sprecato tempo, e ne ha sprecato di tempo questa persona obiettivamente, ripeto, vivendo il vostro rapporto in maniera clandestina e invece lasciando in auge un rapporto che non ha più nulla né da dire né da dare, d'accordo? Vediamo ora, ragazzi, invece il consiglio che ovviamente viene dato a voi. 5 di denari. Allora, ragazzi, è un consiglio quanto mai intelligente e utile, in particolar modo in una stesa come questa. Allora, ragazzi, 5 di denari, vedete, identifica una persona bisognosa di aiuto, d'accordo? In questo caso una persona povera che sta ovviamente chiedendo l'elemosina e anche ospitalità. Attenzione! Il soggetto della stesa, il signorino, potrebbe in futuro avere bisogno di supporto emotivo, di aiuto, di vicinanza. Ora, quello che vi viene consigliato dal 5 di denari è, per l'amor del cielo, aiutatelo e supportatelo. Quindi cercate comunque di far capire a questa persona che voi siete dalla sua parte e che voi sarete dalla sua parte, che ne avrete cura, che lui vi interessa, che lui vi piace, quindi che comunque avete intenzione di, in caso voi ne abbiate ovviamente, intenzione di portare avanti la storia. Quindi sicuramente di portare pazienza. Vi viene consigliato quindi di in qualche modo scendere a compromessi e andare incontro ovviamente all'altra persona, quindi supportandolo in momenti di maggior difficoltà, perché il 5 di denaro è una carta che parla di difficoltà.
Quindi questa persona potrebbe avere difficoltà in futuro, difficoltà materiali e pratiche, quindi anche in ambito professionale, in ambito economico-finanziario, perché parliamo di denari, o comunque difficoltà inerenti a una situazione appunto da disbrigare da un punto di vista, diciamo, legale o comunque fattuale, comunque pratico, ovviamente in caso questa persona sia sposata, ad esempio un divorzio. È chiaro che però questa è una carta che aggiunge nei suoi consigli un ma gigantesco, cioè aiutare assolutamente questa persona, dimostrare di essere dalla sua parte, dimostrare assolutamente di volerlo e saperlo ovviamente e poterlo ovviamente supportare, ma attenzione a non lasciarvi condizionare troppo e a non lasciarvi trascinare ovviamente troppo nelle problematiche di questa persona. Cioè non, ragazzi, sottolineo 100 volte, fatevi carico dei suoi problemi. Un conto è aiutare una persona e ci mancherebbe, è un atteggiamento meraviglioso e onorevole, un conto è farsi trascinare nel burrone, d'accordo? Cioè, un conto è aiutare una persona a risalire dal burrone, un conto è finirci dentro assieme a questa persona, d'accordo? Quindi, mi raccomando, non lasciatevi trascinare dalle difficoltà di questa persona in un loop di preoccupazione che non riguarda la vostra vita, perché il 5 di denari parla della necessità da parte del soggetto, dei soggetti della stesa, quindi lui e lei, di prendersi saggiamente e con maturità le responsabilità di quello che hanno combinato sino ad ora e di quello che andranno a combinare in futuro, d'accordo? Quindi non lasciatevi trascinare dalle sue problematiche. In caso voi vediate questa persona triste, per carità, ovviamente è onorevole, sarà onorevole da parte vostra cercare di tirar su di morale questa persona, cercare di in qualche modo regalare a questa persona momenti, minuti, ore di serenità. Questo va benissimo, però non dovete voi assorbire la negatività come delle spugne, la negatività di questa persona, il malumore di questa persona e matematicamente assumere anche voi un atteggiamento di questo genere nei confronti della vostra vita. Il malumore è suo, le problematiche rimangono sue. D'accordo, aiutare questa persona, per carità, dargli anche degli ottimi consigli, ascoltare questa persona, alleviare il suo dolore, e questo ci mancherebbe soprattutto quando si vuol bene a una persona, ma non fatevi trascinare in fondo. Quindi il consiglio è: non caricate le vostre spalle di pesi che a voi non competono. D'accordo? Perché le problematiche sono inerenti a lui e al suo matrimonio. D'accordo? Quindi non, ovviamente, impegnatevi in maniera eccessiva nel voler, ovviamente, risolvere tutti i problemi del mondo, perché non si può. D'accordo? Quindi ci sono fatti ed eventi che, ovviamente, non possono essere sotto il nostro stretto controllo. Pur volendo aiutare una persona al 3000% non è possibile molto spesso. È questa persona e la compagna, ovviamente entrambi quindi, che dovranno in futuro risolvere questa situazione. Andranno incontro a un momento molto pesante, perché qui abbiamo un 5 di coppe e un 5 di denari, quindi sicuramente ad un momento di grande crisi. Su più aspetti, anche sul fronte economico e finanziario evidentemente. Però mi raccomando, non fatevi trascinare in fondo, anche per quanto concerne la vostra vita, la vostra emotività, il vostro umore. Voi andate avanti con la vostra di vita. Gioite per le vostre situazioni, per il vostro lavoro, con le vostre amiche, con i vostri amici. Mi raccomando, non dimenticate la vostra vita. Questo è un consiglio preziosissimo, Vediamo ora, ragazzi, in ultima posizione come finirà dunque questa situazione, se questa persona riuscirà
in qualche modo a prendere il toro per le corna. Vediamo un po'. Allora, sì che ce la fa, finalmente. Allora, qui abbiamo la carta della forza, alleluia. Allora, la carta della forza ovviamente rappresenta non la forza bruta, ci mancherebbe, ma al contrario la forza mentale e soprattutto, diciamo, la comunicazione utile, finalmente direi utile, al fine di risollevare le sorti di una vita che stava ormai precipitando lungo una china pericolosa. La carta della forza parla di coraggio, finalmente, parla di determinazione, finalmente, quindi questa persona, finalmente, potrebbe anche decidere di parlar chiaro con la compagna ufficiale e inseguire quello che è il suo reale sogno, la forza. Quindi effettivamente uscire da una situazione di autoinganno che ha portato questa persona a permanere in questo rapporto fasullo, per seguire invece realmente i propri bisogni e le proprie necessità, come ovviamente è tipico della forza. Cioè la carta della forza rappresenta chi non si lascerà in qualche modo condizionare da paure, da rimorsi, da rimpianti, da sensi di colpa, ma agirà in modo razionale, in modo determinato e ovviamente molto coraggioso, che andrà quindi a portare, ad apportare enormi cambiamenti in positivo alla situazione. È chiaro che è una carta quindi che parla di un ritrovato coraggio, di una forza appunto, una forza principalmente comunicativa che porterà questa persona alla giusta scelta e decisione. Sì, quindi questa persona affronterà un percorso evolutivo, ma ve lo avevo anche già detto con il Re di Coppe e il 5 di Coppe. Questa persona finalmente inizierà a pensare molto di più, a riflettere molto di più sul da farsi e quindi ad agire concretamente per seguire la persona che ovviamente ama, evitando di continuare ad illudere e ovviamente ad illudersi, o comunque la persona che vuole, dalla quale è appunto fortemente appunto attratto. D'accordo? Come vedete anche nelle immagini si evince il significato di questa carta, cioè chiaramente il nostro Casanova si lancerà ovviamente tra le braccia della sua nuova fiamma, della sua nuova amante, ovviamente incurante di paure, perplessità, dubbi. D'accordo? Il soprano Bellino, che era appunto un soprano donna. È chiaro, ragazzi, che la carta della forza, una volta estratta, evidenzia una situazione difficile, d'accordo? Quindi sicuramente quest'uomo avrà il suo bel da fare, ma è anche vero, ragazzi, che comunque la carta della forza identifica perseveranza, costanza, ostinazione, resistenza, cioè ragazzi, la carta della forza è la carta dei veri combattenti, d'accordo? Ripeto, è una carta che parla della necessità di combattere, quindi sicuramente parla di vecchi problemi, problemi nuovi, quindi comunque situazioni spinose che questa persona dovrà ovviamente risolvere, ma finalmente questa persona lo vorrà fare. D'accordo? Cioè non si tirerà più indietro questa persona, vorrà risolvere questi problemi. E dunque, ripeto, senza paure ovviamente e con forza appunto e con coraggio, deciderà di appunto prendere in mano la situazione. D'accordo? Quindi, ripeto, con resistenza e perseveranza questa persona riuscirà a risolvere i suoi problemi e quindi finalmente a scegliere seguendo maggiormente il cuore, proprio come vuole il Re di Coppe. D'accordo? È chiaro che, ripeto, anche in funzione del 5 di denari, non sarà un periodo facile per questa persona. La carta della forza rappresenta anche, diciamo,
un periodo particolarmente infuocato, quindi anche discussioni, litigi, alterchi, ma vinti, come vi ho detto poco fa, con la forza di una comunicazione chiara, onesta, diretta, pulita. D'accordo? Quindi questa persona avrà finalmente voglia di lottare, in particolar modo per ovviamente riavere la propria libertà. Quindi voi vedrete questa persona, sì, attraversare un momento, diciamo, di difficoltà e negatività, ma anche un momento in cui questa persona ce la farà. Grazie a cosa? Alla forza di cosa? Della ragione. Grazie, anche se vogliamo, a una rinnovata resilienza, a un grande coraggio e grazie anche a una più profonda autostima, cioè questa persona si sentirà in grado di potercela fare e di superare gli ostacoli, quindi si sentirà interiormente in potere, quindi molto più forte. D'accordo? Anche se vogliamo più appunto in grado, attraverso determinati strumenti, di farcela. Con pazienza, ripeto, anche con discrezione e comunque con determinazione e coraggio. Questo porterà questa persona a superare tutte le sfide e anche un momento di evoluzione e crescita personale molto importante. Quindi questa persona nel tempo, ripeto, affronterà sicuramente un momento di difficoltà, avendo appunto estratto il 5 di denari, il 5 di coppe e in particolar modo anche la carta della forza. Quindi si dovrà lottare, ma questa persona non si tirerà indietro, questa volta continuerà a lottare. Ora, visto che alcuni di voi appunto mi hanno chiesto di approfondire alcune carte, in particolar modo in riferimento al futuro, con ulteriori carte per avere qualche dettaglio in più, andremo ad approfondire con altri 3 arcani appunto la carta della forza. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po' che cosa appunto abbiamo in queste 3 ulteriori posizioni. 10 di coppe, ovviamente il rapporto di coppia che lui ha appunto con lei, quindi 10 di coppe parla proprio della famiglia, dell'ambiente proprio domestico, del focolare ecco domestico. 3 di spade, ecco appunto la chiusura. Questa ragazzi, ve l'ho detto fino a poco fa, non è una coppia e probabilmente appunto non lo è mai stata, quindi è una carta che parla ovviamente di distacco definitivo, oltre che di sofferenza. Terza posizione, qui abbiamo il cavaliere di denari. Allora sì, questo distacco, confermo, ci sarà. Sarà però, come tipico del cavaliere di denari, ragazzi, un distacco lento, cioè è chiaro che queste 2 persone non si, diciamo, allontaneranno in maniera definitiva e improvvisa, ma lentamente nel tempo, cioè il loro è un rapporto veramente pessimo, lo è sempre stato, è un rapporto che diciamo ingabbia soprattutto lui, perché lui si sente in qualche modo limitato nell'espressione, lo abbiamo detto, dei suoi sentimenti, abbiamo un 3 di spade, quindi lui si sente obiettivamente in gabbia rispetto ad un ambiente familiare, cioè anche semplicemente il dover stare in casa con lei, per esempio durante le festività, appesantisce questa persona, perché abbiamo il 3 di spade sul 10 di coppe, sull'ambiente domestico, d'accordo? Quindi questa persona non vorrebbe nemmeno trascorrere qualche ora in compagnia di questa donna, quindi c'è un definitivo distacco, questo 3 di spade, ed ecco che appunto questa persona deciderà
man mano che passano i giorni, man mano che passano le festività, appunto le ricorrenze, si sentirà sempre più soffocare rispetto a questo rapporto, arrivando proprio a decidere definitivamente di interrompere questa farsa, avvicinandosi, come dicevamo con la carta della forza, invece alla persona che evidentemente lo attrae, lo eccita, lo appaga e gli fa anche battere il cuore, d'accordo? Quindi questo però è un percorso evolutivo, ragazzi, ovviamente, che deve includere innanzitutto il distacco, quindi il 3 di spade. Attenzione che qui abbiamo carte lente, perché le carte di spade, le carte di denari rappresentano ovviamente delle tempistiche che non riguardano sicuramente pochi giorni o qualche settimana, d'accordo? Quindi un distacco definitivo ovviamente compare, ci sarà un 3 di spade, quindi sicuramente, ripeto, qualcosa di doloroso, ve l'ho detto anche con la carta della forza, questa persona sicuramente non affronterà un bel periodo, ve l'ho già detto con il 5 di coppe e anche il 5 di denari, quindi questa persona non va proprio incontro a un bel momento della sua esistenza, avrà bisogno anche chiaramente del vostro supporto, mi raccomando, senza però lasciarvi trascinare dai problemi di questa persona sul fondo, mi raccomando, questo è fondamentale da sottolineare. Ricordo appunto che anche grazie a queste 3 carte abbiamo un'ulteriore specifica della situazione, quindi il distacco proprio sull'ambiente casalingo ci sarà. Ecco, distacco che potrebbe essere proprio pratico, fattuale, cioè lui potrebbe proprio abbandonare la casa, il tetto coniugale e decidere di abitare altrove, quindi qui c'è proprio un distacco abbastanza importante, diciamo, che però avverrà lentamente nel tempo. Cavaliere di denari. Il cavaliere di denari è un uomo molto determinato, un uomo forte, per carità, coraggioso, ma lento. Tra i 4 cavalieri è il più lento perché pondera, perché agisce ovviamente con discrezione, perché in qualche modo spesso si ferma a pensare, a temporeggiare, non è una persona, diciamo, che ama molto la spontaneità e non ama i colpi di testa, quindi è una persona che rifletterà molto sul da farsi passo dopo passo, quindi una persona che andrà a pianificare ed organizzare per bene il tutto, per evitare ovviamente di sbagliare. È chiaro che questa persona cambierà anche a livello caratteriale, perché evidentemente affronterà un momento di difficoltà. I momenti di difficoltà solitamente cambiano dentro. Quindi è chiaro che questa persona vi apparirà sicuramente più matura, più determinata, più coraggiosa, più saggia, con una maggior volontà anche di chiudere proprio questo rapporto farsa e ovviamente di in qualche modo avvicinarsi a voi. È chiaro che, ripeto, tra di voi la situazione comunque procederà molto bene. Ovviamente, ripeto, voi sarete chiamate a supportare questa persona in questo imminente momento ovviamente di difficoltà, persona che comunque vi rimarrà chiaramente al fianco, ponendo invece una chiusura, un distacco, diciamo, con l'ambiente domestico, d'accordo? Quindi con questa donna con la quale ormai evidentemente non c'è praticamente più nulla. Ovviamente, ragazzi, come voi avrete anche già notato, io poi tendo a rifare le stese, quindi andremo ancora ovviamente a tener d'occhio la situazione e ovviamente, come sempre, mi raccomando, mettetevi come priorità. Questa stesa ovviamente termina qui, quindi buon percorso karmico anche a voi, ovviamente non solo al soggetto della stesa, e ovviamente a presto.